Perché i fenicotteri sono rosa? Un viaggio affascinante tra scienza e meraviglia naturale. Immagina una distesa salina in una laguna tropicale. Il sole si riflette sull'acqua cristallina mentre stormi di fenicotteri attraversano il cielo, muovendosi come pennellate vibranti di rosa su una tela azzurra. Questo spettacolo visivo affascina da millenni, spingendo l'uomo a interrogarsi: perché i fenicotteri sono rosa? Questa domanda apparentemente semplice racchiude una complessa e affascinante storia di biologia, evoluzione e chimica, un intreccio di fattori che contribuiscono a creare una delle meraviglie naturali più amate del nostro pianeta. La biochimica del colore, carotenoidi e pigmenti. Il primo passo per comprendere perché i fenicotteri sono rosa è immergersi nel loro regime alimentare. Questi uccelli si nutrono principalmente di piccoli crostacei, alghe e organismi acquatici presenti nelle lagune saline e nei laghi alcalini dove vivono. La dieta del fenicottero è ricca di una particolare classe di pigmenti naturali chiamati carotenoidi. I carotenoidi sono responsabili di un'ampia gamma di colori in natura, dal giallo intenso delle carote al rosso vivido dei pomodori. Nei crostacei e nelle alghe, questi pigmenti si manifestano in una gamma di colori che varia dall'arancio al rosso, e quando il fenicottero li consuma, i carotenoidi vengono metabolizzati e depositati nelle piume, nella pelle e nel becco dell'animale. Tuttavia, non tutti i fenicotteri sono rosa dalla nascita. I pulcini nascono con un piumaggio grigio pallido, quasi bianco. Solo con l'alimentazione costante di cibi ricchi di carotenoidi nel corso degli anni, il fenicottero sviluppa quel caratteristico colore rosa. Curiosamente, esistono diverse tonalità di rosa tra le varie specie di fenicotteri, il che ci porta al secondo punto cruciale: la variazione ambientale e la dieta. Diversità geografica e influenza della dieta. Il fenicottero rosa, Phenicopterus roseus, la specie più comune in Africa, Europa meridionale e Asia, ha un colore più chiaro rispetto al fenicottero delle Ande, Phenicoparus andinus, che vive in Sud America ed è spesso di un rosa più intenso. Questo accade perché la composizione della dieta di questi uccelli varia notevolmente in base all'habitat. Le lagune salate dell'Africa orientale, ad esempio, ospitano un'enorme quantità di alghe verdi-azzurre, come la spirulina, particolarmente ricca di beta-carotene, un tipo specifico di carotenoide che conferisce ai fenicotteri del luogo un colore rosa brillante. Invece, i fenicotteri, che vivono in aree dove la loro dieta è meno ricca di carotenoidi, tendono a sviluppare una colorazione più chiara o addirittura biancastra. Non è un caso che i fenicotteri in cattività spesso perdano il loro colore distintivo se non vengono alimentati con una dieta arricchita di carotenoidi. Gli zoo e le riserve naturali, per mantenere i fenicotteri nel loro vibrante stato rosa, devono assicurarsi che l'alimentazione degli animali sia integrata con carotenoidi sintetici o naturali. Il colore rosa come segnale sociale. Oltre alla pura biochimica, il colore rosa dei fenicotteri ha anche un'importante funzione sociale. Gli uccelli con un piumaggio più brillante sono spesso considerati più sani e più attraenti dai loro simili. Durante la stagione degli amori, i fenicotteri maschi e femmine mettono in mostra le loro piume rosa in intricate danze di corteggiamento, e un colore vivido è spesso associato a una migliore capacità di sopravvivenza e a una dieta di alta qualità. Questo fa sì che i fenicotteri rosa siano anche più inclini a riprodursi con successo rispetto ai loro simili meno colorati. Questa dinamica di selezione sessuale è un fenomeno ben documentato in molte specie animali, ma nei fenicotteri il legame tra dieta, colore e riproduzione è particolarmente marcato. I fenicotteri passano gran parte del loro tempo a prendersi cura delle loro piume, assicurandosi che il loro piumaggio rimanga pulito e luminoso. Questo comportamento, noto come preening, permette agli uccelli di distribuire sulla loro pelle e sulle piume oli speciali prodotti da ghiandole situate alla base della coda. Questi oli, oltre a mantenere l'impermeabilità del piumaggio, contengono anche piccole quantità di carotenoidi, contribuendo ulteriormente alla brillantezza del colore. L'evoluzione del colore. Perché proprio il rosa? Un'altra domanda affascinante che spesso viene posta è: perché proprio il rosa? La scelta evolutiva di questo colore, rispetto ad altre potenziali opzioni, potrebbe sembrare arbitraria, ma in realtà ha un profondo significato ecologico e adattativo. I fenicotteri vivono in habitat estremamente ostili, come le saline e i laghi alcalini,
dove poche altre specie possono sopravvivere. Essere rosa in un ambiente così desolato potrebbe sembrare controintuitivo, poiché il colore brillante li rende potenzialmente più visibili ai predatori. Tuttavia, il rosa svolge un ruolo chiave nella comunicazione tra i fenicotteri stessi. Il loro colore non è un segnale per i predatori, ma piuttosto una bandiera visiva per i membri del gruppo, che li aiuta a mantenere coesione all'interno della colonia. Essere ben visibili in grandi stormi è fondamentale per la loro sopravvivenza, poiché i fenicotteri traggono vantaggio dal numero per difendersi dai predatori. Più sono numerosi, meno è probabile che un singolo individuo venga preso di mira. Inoltre, i fenicotteri sono animali estremamente sociali e il rosa funge da segnale non solo per l'accoppiamento, ma anche per la gerarchia e il comportamento cooperativo all'interno del gruppo. Gli esemplari più sani e vigorosi, che si distinguono per il loro piumaggio vividamente rosa, tendono a guidare il gruppo durante la migrazione e a stabilire territori di nidificazione più favorevoli. Il fascino culturale del fenicottero rosa. Oltre al loro ruolo ecologico, i fenicotteri hanno avuto un profondo impatto anche nella cultura umana. Dall'antico Egitto ai giorni nostri, questi uccelli sono stati venerati per la loro eleganza e il loro misterioso aspetto. Gli antichi egizi credevano che i fenicotteri fossero manifestazioni terrene del dio Ra, il dio del sole, probabilmente a causa del loro colore che ricordava il rosso acceso dei tramonti sul Nilo. Nel mondo moderno, l'immagine del fenicottero rosa è diventata un simbolo di lusso, esotismo e bellezza tropicale. Basti pensare alle iconiche statue di fenicotteri rosa utilizzate come decorazione nei giardini e nei resort, che richiamano visioni di paradisi lontani e vacanze idilliache. Il loro fascino universale continua a catturare l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Conclusione: un inno alla natura e alla chimica. Il mistero dietro il colore rosa dei fenicotteri è un perfetto esempio di come la natura intrecci scienza e bellezza in modo spettacolare. Attraverso l'alimentazione, l'evoluzione e la selezione sessuale, questi uccelli hanno sviluppato una colorazione che non solo affascina l'occhio umano, ma ha anche profondi significati biologici. La prossima volta che vedrai un fenicottero rosa, saprai che dietro quel colore vivido c'è un intero ecosistema di fattori chimici e biologici in gioco, e che quel semplice crostaceo che il fenicottero ha consumato ha contribuito a uno dei più grandi spettacoli naturali del mondo. È un promemoria che nella natura tutto è collegato in modi che spesso superano la nostra immaginazione.